Ciao a tutti, questa è facilissima ed è buonissima, leggera, senza carboidrati, quindi low carb, la devi fare, non ci sono scuse. Poi con i fiori di zucca che sono di stagione, mettiamoci all'opera. Ok, iniziamo. Fiori di zucchine. Ho circa 13-14 pezzi, li ho puliti, lavati e ho tolto i sepali, che sono queste parti verdi, e poi anche il peduncolo e il pistillo interno. Puoi anche lasciarlo perché è commestibile, però in questo caso mi serve molto piatto come preparazione. 5 uova grandi, se sono medie o piccole aggiungine di più. Sale e pepe. Formaggio grana 3 cucchiai abbondanti, e non resta altro che lavorare con una frusta a mano o una frusta elettrica, in questo caso perché l'avevo già attaccata e quindi l'ho usata. Quando farà una bella schiumetta ci possiamo fermare. Provola o comunque formaggio a pasta filante 100 grammi. E praticamente il composto è pronto, una sorta di frittata, diciamo, no? Teglia anche quella del forno, va bene. Carta forno, olio. Io uso extravergine di oliva. Ne approfitto per idratare le mani, naturalmente. Sulla base metto formaggio grana, circa un 2-3 cucchiai in tutto, giusto per fare una piccola base, e sopra metto i fiori con la parte, diciamo, esterna la mettiamo sotto. Così, fino a riempirla tutta. Speriamo che ce la facciamo. Intanto ho acceso il forno a 200 gradi, così lo troviamo bello caldo, già a temperatura. Ok, diciamo giusto. Allarghiamo un pochino, ok. E ci versiamo su il composto di uova e formaggio. Però meglio con il cucchiaio, altrimenti va tutta da una parte e niente dall'altra. Siccome deve essere uno strato sottilissimo, quindi meglio distribuirlo col cucchiaio, così vediamo noi dove metterlo. Se non vuoi usare il formaggio, la provola, puoi anche non metterla, va benissimo anche solo uova, ma nel caso aggiungine ancora, oppure puoi aggiungere un po' di latte nel composto di uova per allungarlo un po'. Ovviamente con questo composto metti anche dentro i fiori di zucca a pezzettini, puoi fare una buonissima frittata in padella senza aggiunta di nient'altro. E andiamo in forno a 200 gradi statico ventilato per 20-25 minuti. È tipo una frittata, poi alla fine deve solamente solidificare. A dopo. Quando vedremo che diventa un po' colorata sopra, la possiamo togliere. E quindi la giriamo ed ora la farciamo con spinacino. Questo è quello fresco, piccolino, ben lavato già, ma puoi mettere rucola o altra, o anche lattuga, va benissimo. Io avevo questo e lo faccio con questa combinazione: prosciutto cotto, ma ci sta benissimo anche il salmone, anche avocado e salmone
E poi sopra possiamo mettere, io metto la feta greca, ma puoi mettere qualsiasi altro formaggio che ti piace, anche lo stracchino ci sta bene, o formaggio spalmabile, scegli tu. Al posto del prosciutto puoi mettere tonno o altro, insomma a piacere. Il mio non è QB, è AP, a piacere. A gusto, a G. Il mio QB è abbondante. Arrotoliamo, ma dal lato corto, perché mi piace bello cicciotto, ma se vuoi puoi farlo dal lato lungo, così otterrai un rotolo più lungo. Ci aiutiamo con la carta e voilà. Vieni qui. Bellissima. Eccolo qua, il bel rotolone, bellissimo, dei colori spettacolari, questi dentro. Ok, ora lo possiamo lasciare un po', se lo vuoi freddo, nel frigorifero, poco, quando si raffredda, oppure lo possiamo servire subito. Io lo servo subito. Dispongo su un piatto da portata, così poi sarà già pronto per il taglio. Ecco voilà, come il mio solito, facile, veloce e in questo caso leggero. Rotolo freddo, senza carboidrati, low carb, con uova, fiori di zucca, prosciutto, feta e spinaci. E andiamo al taglio, che come vedi è semplicissimo. Vediamo com'è l'interno. Ottimo da servire in giardino per queste cene di estate, diciamo, che fa più caldo, quindi freddo, si prepara prima e via. E poi possiamo variare con i ripieni. Anche in spiaggia si può portare tranquillamente. Al posto del panino, a mete. Adesso vi dico com'è. È anche buono. Buonissimo. Rifatelo, in estate è l'ideale. Alla prossima.